Il video di oggi sarà un po' diverso dai precedenti. Tratteremo un argomento più leggero e ci soffermeremo più sul gameplay che sulla trama di gioco. Ma prima di iniziare non dimenticatevi di iscrivervi ed attivare la campanella degli avvisi e se il video vi piace condividetelo con i vostri amici. Avete mai sentito parlare del flow? In realtà, anche se non lo conoscete, potreste averlo già vissuto senza rendervene conto. Tranquilli, non è niente di male. Si tratta di uno stato mentale di forte concentrazione che potete raggiungere durante un'attività stimolante. Insomma, è un po' come sbloccare la mente superiore. Il flow lo può provare ad esempio un musicista durante un assolo, un atleta durante una competizione sportiva, o anche un nerd assatanato che schizza sangue e metal sulle pareti mentre danza per l'arena con la sua doppietta fumante. Oggi vi parliamo del flow e di Mirror's Edge, un gioiello nascosto del 2009. Vedremo che è possibile applicare il flow ai videogiochi e in che modo renderlo dannatamente soddisfacente. Mirror's Edge è un curioso ibrido tra action, avventura e platform, partorito dalla casa di sviluppo DICE nel tentativo di creare qualcosa di diverso e innovativo dopo il loro successo con Battlefield. Insomma, basta FPS di successo e via di parkour. Il gioco è ambientato in una metropoli distopica, in un futuro non molto distante, dove i mezzi di informazione sono costantemente controllati per tenere sotto scacco la popolazione, ma c'è un gruppo di individui che si oppone al regime. I Runner, agili corrieri che trasportano clandestinamente importanti informazioni per la città. Esatto, i Runner sono corrieri che fanno... E nel gioco impersoniamo proprio una Runner, Fate, che si troverà invischiata in un complotto per eliminare i Runner e la concorrenza politica al regime. Tranquilli, non vogliamo farvi un pippone di un'ora su 1984 di Orwell o sparare a zero sul tardo capitalismo. Non oggi. Invece, vogliamo spendere 2 parole sul gameplay di questo gioco, per capire in che modo è legato al concetto di flow e che cosa rende questa unione così vincente. Come prima cosa, suonerà ovvio, ma il gioco è in prima persona. Siamo un Fate e ne subiamo tutte le conseguenze mentre corriamo, saltiamo ostacoli e scaliamo pareti urbane, o mentre fuggiamo da squadre di polizia armate fino ai denti. Fate sa sicuramente saltellare tra gli edifici, ma noi con le chiappe belle comode sul divano siamo ancora un po' impacciati. E per questo il primo livello è una sorta di circuito di tutorial in cui allenare le Pokémon a disposizione della protagonista. Ed è già qui che iniziamo a intravedere i motivi che rendono il gameplay così soddisfacente. Fuori dai combattimenti, Fate può solo correre, saltare, arrampicarsi e scivolare. Solo 4 mosse, che durante il gioco si traducono in una manciata di scelte istantanee. Verso dove corro? Salto o scivolo? E fin dove mi arrampico? Avere così poche alternative aumenta di molto la concentrazione e il senso di controllo sulla sfida, perché giocando dobbiamo avere a mente pochissime informazioni per decidere l'azione migliore. Questo rende il gameplay molto più dinamico e possiamo immaginarlo più come un flusso di decisioni istantanee che una sequenza di scelte spezzettate. A questo si aggiunge la visione da runner, l'abilità di Fate che le indica la via di fuga in modo non invasivo, colorando di un rosso acceso alcuni oggetti. Così il giocatore ha un'idea generale di dove andare, ma non è mai costretto su un binario fisso. E per coronare il tutto, se siamo in grado di concatenare le acrobazie evitando di andare a sbattere o di farci male, Fate corre sempre più velocemente. Sentiamo il vento, il suo respiro, la velocità ed è tutto dannatamente soddisfacente. Eccolo il flow e finalmente possiamo capire appieno di cosa si tratta. Il concetto nasce ufficialmente nel 1990 grazie a uno psicologo ungherese dal cognome chilometrico, tale Mihail Csikszentmihalyi, credo. Per gli amici Franchino? Il caro Franchino si era interessato al modo in cui certi artisti diventavano talmente assorti nel proprio lavoro da dimenticarsi di mangiare o dormire. Studiando questi fenomeni, ideò il concetto di flow, o flusso. Possiamo definire il flow come uno stato mentale raggiunto quando facciamo un'attività in cui ci sentiamo totalmente immersi e coinvolti e che ci gratifica mentre la svolgiamo. Come vi sarete accorti, si tratta di qualcosa di molto più facile da vivere che da spiegare. Ma lo psicologo ungherese, che non deve essere nominato, no davvero, non ce la posso fare, ha identificato alcuni fattori chiave che devono essere presenti per poter fare esperienza del flow. Perciò vediamo insieme di cosa si tratta e in che modo li ritroviamo in Mirror's Edge. Innanzitutto, per entrare nel flow è necessario avere obiettivi chiari. Qui ci viene in aiuto Merc, il runner che ha addestrato Fate e che fornisce aggiornamenti radio sugli obiettivi e su come raggiungerli. Oltre a questo, è fondamentale un equilibrio tra le difficoltà della sfida e l'abilità del giocatore. Ritorneremo su questo argomento, per cui tenetelo fermo per ora. Un altro elemento chiave dell'esperienza di flusso è concentrarsi totalmente sul compito nel qui e ora.
Concatenando salti e scivolate, schivando proiettili e correndo a più non posso, perdiamo il senso del tempo e di noi stessi e ci occupiamo solo dell'istante del prossimo salto. A volte questo può durare per ore. Per poterlo fare però, dobbiamo riconoscere che siamo in grado di superare gli ostacoli e soprattutto ci dobbiamo divertire a farlo. In questo i videogiochi sono perfetti perché si basano sulla chiarezza del design e tendono a gratificare il giocatore. In questo Mirror's Edge non è da meno, anche grazie alla visione da runner che facilita la lettura dell'ambiente e al boost di velocità ottenuto giocando bene. Ora che abbiamo visto in che modo Mirror's Edge adotta la filosofia del flow e quanto può essere soddisfacente raggiungerlo mentre si gioca, è il momento di fare un po' i guastafeste. In effetti è molto difficile entrare nel flusso, mentre è facilissimo uscirne per 1000 motivi. Basta perdere un attimo la concentrazione, distrarsi con qualcos'altro o pensare troppo a quello che si sta facendo e il flow ci sfuggirà di mano. Ecco, in Mirror's Edge questa difficoltà si sente come? Ad esempio, quando facciamo un salto un po' impreciso mentre stiamo concatenando le acrobazie, Fate rallenta di colpo. Il flusso si rompe, sia per lei che per noi, e dobbiamo ricostruirlo da capo. Per chi di voi ci ha giocato, questo esempio vi suona familiare? Vi ricordate l'esperienza della vostra prima run? Fatecelo sapere nei commenti, vediamo se abbiamo avuto tutti un'esperienza simile. Per questo video diversi di noi ci hanno giocato, alcuni per la prima volta e altri dopo tanto tempo. Per tutti il primo quarticello è stato simile, runner sfracellati, forletti dei poliziotti, Fate che si guarda intorno sperduta cercando la via di fuga, altro che flow. Ma dopo quel primo quarticello di fuoco è successo qualcosa di molto interessante. Chi giocava per la prima volta ha continuato ad avere difficoltà a entrare nel flusso, comprensibilmente, mentre per quelli che al tempo ci avevano giocato lo sfinimento è bastato poco per ingranare di nuovo. È normale non avere un'esperienza davvero fluida alla prima run, ma anche alla seconda o alla terza. Bisogna davvero conquistare Mirror's Edge, giocare allo sfinimento e sviluppare la memoria muscolare per vivere un flow che può durare dall'inizio alla fine di un livello. Abbiamo finalmente svelato il vero potenziale di Mirror's Edge, e cioè che il gameplay e il level design sono stati progettati con l'idea della fluidità in mente, per spingere a un dinamismo costante ma non caotico. I livelli presentano una certa libertà in come affrontarli, ma suggeriscono anche la direzione generale. In modo simile, le meccaniche del gameplay permettono variazioni, tra cui anche disarmare i nemici e usare le loro armi, ma allo stesso tempo spingono il giocatore a combattere solo quando strettamente necessario per concentrarsi sul flusso. È proprio questo il punto. Tutti i sistemi di gioco sono in armonia per permettere al giocatore di entrare nel flow. Ma ovviamente questo non basta e serve che chi gioca sia veramente a proprio agio nei panni di Fate, sintonizzato con i suoi ritmi e con i suoi movimenti, per potersi perdere nel flusso di salti, scivolate, corse e schivate. Se questo video vi è piaciuto, perché non entrate nel flow del canale e guardate anche gli altri? Noi vi consigliamo questi. E se vi sentite particolarmente ispirati, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Alla prossima!